uno dei miei tuner di lusso preferiti ha presentato la sua ultima creazione, la Ferrari F8 N Largo. Novitec aveva già messo mano alla berlinetta di Maranello, potenziandola gradualmente. Qui però la faccenda è completamente diversa, qui si tocca il massimo. Il V8 biturbo da 3,9 litri passa da 710 a 818 cavalli, merito principalmente dei ritocchi ai turbocompressori, alla mappatura elettronica e all'impianto di scarico, quest'ultimo completamente sostituito. Lo 0 a 100 si abbassa di 0,3 secondi, dunque a 2,6, con una velocità massima che non subisce variazioni, pari a 340 all'ora. A livello meccanico cambia anche nell'assetto, con molli che abbassano l'altezza di 35 mm. Nuovo anche il set di cerchi da 21 all'anteriore e 22 al posteriore, fornito da Vossen che l'ha sviluppato appositamente per questa creazione del tuner tedesco. Passando al design si può senz'altro notare il kit white body realizzato dal designer tedesco Vittorio Strosek, sicuramente d'impatto da ogni angolazione lo si guardi. Il frontale cambia decisamente con nuovi condotti per l'aria, prese d'aria poste sui nuovi parafanghi più larghi e flap laterali. Passando al posteriore è impossibile non notare quanto sia stata allargata all'altezza del passaruota, con una feritoia che va ad integrarsi alla presa d'aria posta vicino alla portiera, il tutto raccordato da nuove minigonne. D'effetto l'air scoop integrato nella vetrata che nasconde il V8, quasi raccordato allo spoiler a coda d'anatra realizzato in fibra di carbonio a vista. Queste forme hanno reso sicuramente più muscolosa la F8 Tributo, tuttavia, essendo state studiate nella galleria del vento, non le hanno stravolta. Internamente ampio spazio ad alcantara fibra di carbonio, giusto per sottolineare quanto sia possibile personalizzare ogni creazione firmata dal tuner bavarese. Verranno realizzati 15 esemplari di questa Novitec F8 N Largo, ad un prezzo attualmente non rilasciato. Novitec sa sempre come stravolgere le supercar più esclusive del pianeta, mantenendone comunque il pedigree. Tuttavia un po' mi mancano i suoi vecchi lavori dove magari piazzava due grossi turbocompressori su V8 aspirati, sempre di casa Ferrari. Chissà, magari un domani se ne uscirà con qualcosa di più aggressivo in nome dei vecchi tempi.